Ciao ragazzi e bentornati su Miniatures Update, io sono Stefano e su questo canale ci divertiamo ad imparare insieme come dipingere miniature. Come avrai visto dal vecchio video, The Army Painter mi ha regalato alcuni colori e pennelli per pitturare le nuove miniature. Ho deciso quindi di usare questo nuovo materiale con qualcosa di molto vecchio, ovvero la mia prima miniatura. Qualche settimana fa, infatti, ispirato dal mio amico Casey di eBay Miniature Rescue, un canale che ti consiglio vivamente di seguire, ho deciso di farmi un giro su eBay alla ricerca della prima miniatura che ho dipinto in vita mia nel 1996. Incredibilmente l'ho trovata, è una miniatura in piombo proveniente dalla collezione di Hobby Works Collezionare e dipingere miniature. Si tratta di un Wolfbane di Mutant Chronicles e vediamo insieme com'è andata dopo la sigla! Negli anni 90 era molto conosciuto il gioco di ruolo Mutant Chronicles, dall'ambientazione techno-fantasy. Furono realizzati diversi libri e giochi che in Italia vennero tradotti in parte da Hobby Works. Io l'ho conosciuto proprio grazie ad Hobby Works, vedendo in TV la pubblicità della loro collana Collezionare e dipingere miniature. Presi il primo numero in edicola che prevedeva un VHS, un fascicolo e la prima miniatura in metallo. Ogni uscita aveva un costo di 7.500 lire, un'altra epoca. Il problema era che tra i miei amici ero solo a praticare questo hobby. Non sapevo da dove iniziare, quali colori usare o dove comprarli. Ho finito così per usare di tutto su quella miniatura, sperimentando con qualunque tipo di colore. Dalle tempere ai colori per il vetro, un vero casino. Il risultato? Questo. Beh, che vedevo dire? Mica se nasce imparati, no? La nuova miniatura invece mi è arrivata per posta con un pacco ben protetto. Incredibilmente era ancora nel suo blister originale, rivedendolo è stato un tonfo al cuore, un vero salto nel passato di quasi 25 anni, ti assicuro che l'emozione è stata tantissima, è stato come tornare ai miei 13 anni. Ho aperto il blister usando un taglierino, facendo attenzione a non rovinare la miniatura, essendo fatta di una lega di piombo e stagno si può ammaccare facilmente. Questo Wolfbane è una classica miniatura da 28 mm, erano anni che non dipingevo una miniatura in metallo. Come avviene ancora oggi in molti casi, si potevano fissare ad una basetta di plastica tramite la feritoia e la barra ai piedi della miniatura. Sulla miniatura erano ben visibili alcuni segni di produzione, per rimuoverli ho preferito usare delle lime. Dopo aver dato il solito primer nero, questa volta ho utilizzato anche del grigio e del bianco dall'alto, in modo da illuminare la miniatura e comprenderne meglio i volumi. Non è venuta benissimo perché l'aerografo mi ha sputacchiato un po', ma non è un problema in questo caso. Prima di iniziare a dipingere ho preso appunti e studiato uno schema di colori da utilizzare cercando di ricreare il look della mia prima miniatura. Ho poi posizionato alcuni dei colori scelti come base sulla wet palette, iniziando così a dipingere partendo dagli spallacci. Per questa miniatura ho usato il classico sistema di colorazione, più facile per chi inizia a dipingere miniature, colori base, shader, highlight.
Dopo gli spallacci sono passato al volto con del Tanned Flash. Questa miniatura, come ho detto, è l'occasione giusta per testare i colori di The Army Painter. Userò solo questi per tutto il video. Per la base di colore dei guanti ho usato del Dragon Red. I colori di The Army Painter si sono comportati bene. Hanno una densità un po' diversa e bisogna prendere un po' la mano su quanto e come diluirli, ma una volta trovato l'equilibrio vanno benissimo. Dopo i guanti sono passato a dipingere le ginocchiere. Forse era meglio dipingere prima i pantaloni gambali, in quanto più interni, e poi le ginocchiere. Ma come sempre procedo più a distinto che seguendo una logica. Male che vada, avendo i colori sempre disponibili sulla wet palette, riprendo il colore e continuo o correggo se dovessi lasciare qualcosa indietro. Come in questo caso, dove ho dovuto riprendere il leather brown per colorare le bisacce dietro i polpacci. Ho poi posizionato il resto dei colori base sulla wet palette e continuato a colorare la miniatura partendo dagli scarponi, dove ho dato una base di full brown, tanto per differenziarli un po' dal resto degli oggetti in pelle. In realtà non mi è piaciuto molto questa scelta, il colore è risultato essere più chiaro di quanto credessi. Per i capelli ho usato una base di Elven Flash, che seppure nasce come colore per pelli, ha una tonalità tendente all'ocra e al giallo, perfetta per il nostro biondo Wolfbane. Siamo quasi giunti alla fine di questa fase, ho dato così del nero base all'arma e ai gambali, non mi resta che colorare le granate agganciate alla cinta con dell'angel green.
Per la seconda fase ho dato subito del flash tone al volto e ai capelli, ero infatti curioso di vedere come risultano gli shader di The Army Painter. Occorre non esagerare perché se applicati in modo abbondante tendono a risultare lucidi, meglio quindi applicarli in strati sottili senza abbondare. Lo Strong Tone è uno shader ideale per le basi in pelle o comunque marroni. Qui l'ho utilizzato parecchio sugli spallacci, i pantaloni, gli scarponi e le bisacce. Per i guanti ho preferito dare del Dark Tone, che è uno shader nero. In questo modo ho creato più zone d'ombra sul guanto che altrimenti risultava un po' troppo piatto. Ciò non toglie che su una base rossa non si possa utilizzare uno shader marrone, anzi. Per dare profondità alla pelle di lupo sulla schiena ho usato anche qui una passata di Dark Tone. Per l'highlight è bene ricominciare con il colore dato di base, ho quindi ripreso a dipingere dalle parti in pelle con Leather Brown. Ho utilizzato per questa miniatura anche i pennelli di The Army Painter, se ti fosse sfuggito l'unboxing trovi il video nel link in alto a destra. Per lumeggiare il guanto e dare un senso di usura ho usato del Pure Red sulle nocche e lungo i bordi. Per i capelli ho ripreso anche in questo caso il colore di base Elven Flash, dando dei colpi alle zone più in luce del nostro personaggio. È davvero un gran bel biondone il nostro Wolfbane, mi ricorda un'icona degli anni 90. Le ginocchiere sono facili da realizzare, con la loro forma tonda è bastato schiarire la parte in alto come se fossero illuminate utilizzando del crystal blue.
Così hanno preso subito profondità. Procedendo così ho dato luce a tutte le aree colorate della miniatura. Il discorso sull'arma è invece un po' diverso. Per prima cosa ho usato un vecchio pennello con del gunmetal asciutto. Con la tecnica del dry brush quindi ho spazzolato tutta l'arma e i gambali, andando poi a rifinire dei punti di luce con il pennello, usando però Shining Silver, decisamente più chiaro e simile all'alluminio come tonalità. Come fondo degli occhi ho usato Brain Matter Beige, anche se non ho ripreso questa parte ho poi dato una punta di nero per la pupilla. Sullo spallaccio è poi presente un simbolo dei Wolfbane che ho dipinto come da immagini che ho trovato sul vecchio fascicolo. Non è servito usare nuovi colori, il bianco, il blu e il rosso che avevo sulla wet palette andavano benissimo. Ho dato qui una passata di dry brush alla pelle di lupo sulla schiena. Ecco perché nel video in cui ho dipinto Berin di Zombicide ti dissi che la pelle di lupo mi ricorda la mia prima miniatura. Come ultimo tocco ho dipinto le borchie sui guanti con lo Shining Silver. Questa volta una domanda per te. Fammi sapere in un commento qui sotto qual è stata la tua prima miniatura. Mi piacerebbe infatti sapere se hai iniziato anche tu con una collezione in edicola piuttosto che con un regalo di un amico o perché un amico dipingeva miniature o se hai iniziato a frequentare un negozio di modellismo. Come sempre, se non l'hai già fatto ti invito a iscriverti al canale, mettere un mi piace e a condividere il video con gli amici. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Mi ricordo ancora benissimo quando a 14 anni feci vedere il primo fascicolo a mio padre con questa immagine qui, il tizio decapitato, il sangue, e mio padre mi rispose: "A ste, ma